Bentornati nel podcast del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers e dedicato alle competenze del tutor aziendale. In questo episodio parleremo della terza competenza trasversale, lavorare in gruppo. Risponderemo a 3 domande fondamentali, ormai ci avete fatto l'abitudine. Che cos'è? A cosa serve? E come si mette in pratica. Che cos'è? Lavorare in gruppo è una modalità attraverso la quale un gruppo di persone collabora per raggiungere un obiettivo comune. Questo richiede sia competenze tecniche e soprattutto trasversali molto importanti, come la comunicazione efficace, la capacità di risolvere problemi e un certo senso di responsabilità condivisa. A cosa serve? Favorire, quando possibile, il lavoro in gruppo ha molteplici utilità. Innanzitutto permette di condividere le competenze e le conoscenze, arricchendo l'esperienza di apprendimento di ciascuno. Poi può portare a soluzioni creative e innovative, poiché i diversi punti di vista e le prospettive di chi collabora possono stimolare nuove idee. Inoltre, aiuta ad allenare importanti competenze trasversali, come la comunicazione, la capacità di gestire i conflitti e le capacità di leadership, che in sostanza vogliono dire guidare orientare un gruppo di persone. L'appartenenza a un gruppo e la condivisione di un impegno reciproco possono avere un forte impatto sulla motivazione dei componenti del gruppo. Per molte persone il contesto di lavoro aiuta a definire se stessi e quindi anche sentirsi parte di qualcosa di più grande. Non vi viene voglia di lavorare in gruppo? Bene, come si mette in pratica? Tutti i vantaggi che abbiamo elencato si ottengono se le persone sono in grado di gestire efficacemente quello che accade lavorando in gruppo. Quindi si impegnano a promuovere una comunicazione aperta e onesta. Sono in grado di gestire i conflitti in modo costruttivo, riescono a definire ruoli chiari e condivisi per evitare confusione su chi fa che cosa. In un percorso di apprendistato duale è utile favorire le occasioni che permettono di allenare la capacità di lavorare in gruppo. Questo vale per gli apprendisti, ma anche per i tutor. Immaginiamo un gruppo di apprendisti in un laboratorio artigiano. Per svolgere una determinata attività si possono assegnare ruoli e incarichi diversi ai lavoratori coinvolti, inclusi gli apprendisti. Anche l'apprendista può avere un ruolo specifico e tutti sono coinvolti nel processo decisionale, quando possibile ovviamente. Il tutor può organizzare delle occasioni di confronto, bastano pochi minuti in fondo, per discutere delle attività, dei progressi e risolvere eventuali problemi. Durante questi confronti il tutor può facilitare la comunicazione tra i membri del gruppo, assicurandosi che tutti abbiano l'opportunità di esprimere le proprie idee, domande ed eventuali preoccupazioni. Quando sorgono dei problemi, e prima o poi capita, il modo più efficace di promuovere il lavoro in gruppo non è dedicarsi alla ricerca di un colpevole, ma lavorare insieme per trovare una soluzione. Ad esempio, se un prodotto o un'attività non viene realizzato come previsto, il gruppo, nel quale può essere inserito l'apprendista, potrebbe confrontarsi per discutere del problema e trovare una soluzione insieme. Il tutor in questo caso può guidare la discussione, quando il suo ruolo all'interno dell'azienda lo consente, aiutando il gruppo a capire cosa è andato storto e come risolvere il problema. In altri casi, il tutor può stimolare l'apprendista a leggere la situazione dal suo punto di vista, per capire come rapportarsi agli altri anche in situazioni problematiche oppure conflittuali. Come si compone un gruppo di lavoro? Non sempre è possibile avere un gruppo di lavoro omogeneo. Prendiamo in considerazione le caratteristiche del gruppo e quali sono alcuni vantaggi e svantaggi.
Vantaggi e svantaggi di un gruppo omogeneo. Un gruppo omogeneo i cui membri hanno caratteristiche simili come età, conoscenze, competenze, può avere diversi vantaggi. Ad esempio, i collaboratori possono capirsi meglio e lavorare insieme in modo efficace. Tuttavia, un gruppo omogeneo può anche avere degli svantaggi. Ad esempio, può mancare di diversità di pensiero. Si tende un po' tutti a pensare le stesse cose. Competenze e conoscenze specifiche di persone con esperienze diverse possono non essere sempre disponibili, limitando la creatività e le possibili alternative. Vediamo ora vantaggi e svantaggi invece di un gruppo eterogeneo, quindi composto da profili diversi. Al contrario, un gruppo eterogeneo in cui i componenti hanno caratteristiche diverse, ruoli, esperienza, competenze, motivazioni, può portare a una maggiore diversità di pensiero, stimolando la creatività e l'innovazione. Anche in questo caso ci sono le ombre. In effetti, un gruppo eterogeneo può anche presentare delle sfide. Ad esempio, può essere più difficile per i collaboratori comprendere il punto di vista degli altri. Si possono creare delle dinamiche relazionali tali per cui difficilmente persone con buone competenze tecniche e una certa esperienza possono prendere in considerazione le opinioni di un apprendista alle prime armi. Diviene quindi fondamentale prevenire situazioni di questo tipo, accompagnando gli apprendisti nell'affrontare le fasi di definizione dei ruoli e delle responsabilità anche nel contesto di un gruppo di lavoro. In conclusione, il lavorare in gruppo è una competenza fondamentale in un contesto lavorativo, non solo perché può portare a risultati migliori, ma anche perché può arricchire l'esperienza di apprendimento e aiutare a sviluppare competenze chiave per il futuro. Per ottenere tutti questi vantaggi, investiamo del tempo per progettare il lavoro in gruppo. Prendiamo in considerazione tutti gli elementi coinvolti, le persone, le loro conoscenze, competenze, i ruoli e anche le responsabilità. Grazie per averci ascoltato e al prossimo episodio.